Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High o bentornati. In questo episodio vedremo come tradurre il verbo to live in italiano e abbiamo 4 verbi in realtà che possiamo utilizzare per tradurre to live, ma che hanno differenze di utilizzo. Questi verbi sono uscire, partire, lasciare e andarsene. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra del video sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Quindi dicevamo che il verbo to live in inglese si può tradurre in diversi modi in italiano, e in questa lezione vedremo i 4 verbi principali con cui si può tradurre questo verbo. E partiamo dal verbo uscire. Allora, uscire implica un movimento da dentro a fuori, da un luogo chiuso a un luogo aperto in genere. Per esempio, ed è seguito tra l'altro dalla preposizione di o dalla preposizione da, che a volte è anche articolata. Allora, per esempio, esco di casa alla mattina, quindi implica il movimento dal dentro, dall'interno della casa al fuori. Oppure mio marito esce dall'ufficio alle 5, ok? Quindi è il contrario proprio del verbo entrare. Entrare in realtà indica il movimento dall'esterno all'interno, dal fuori al dentro. Uscire è il contrario, ok? Uscire può anche avere il significato di incontrare, per esempio esco con gli amici, in genere seguito dalla preposizione con, quindi mi incontro con gli amici, quindi potete utilizzarlo anche in questo contesto. Uscire può anche avere il significato del frequentare qualcuno in una relazione appunto amorosa. Per esempio, Lucia frequenta Giovanni da 3 mesi, ok? Lucia esce con Giovanni da 3 mesi, ok? Quindi uscire con, quindi anche traduce come il to date, quindi in inglese. E poi uscire traduce anche, a seconda appunto ovviamente quando si parla di un film o per esempio si parla di un libro, vuol dire essere pubblicato, ok? Quindi quando diciamo questo libro è uscito l'altro ieri, ok? Vuol dire che è stato pubblicato, è uscito nei negozi, ok? L'altro ieri. Oppure possiamo dire il nuovo film di Spielberg uscirà il mese prossimo, quindi verrà rilasciato, anche verrà praticamente non in commercio, insomma, alla visione nel cinema, ecco, il mese prossimo. Quindi ha diversi significati appunto il verbo uscire, quindi non solo implica movimento da dentro a fuori, però appunto ha anche queste accezioni. Poi abbiamo il verbo lasciare. Il verbo lasciare possiamo utilizzarlo per un luogo, per una persona oppure per una cosa. Vediamo quando lo utilizziamo per un luogo. Quando lo utilizziamo per un luogo intendiamo un allontanamento, una separazione da questo luogo, che potrebbe essere più o meno duratura, ma che in genere non connota che sappiamo quando torneremo in questo luogo, e potrebbe essere anche una separazione definitiva. Per esempio, ho lasciato l'Italia 10 anni fa, oppure lascio Roma tra 2 giorni, ok? Quando invece ci riferiamo a una persona, allora indica anche qui una separazione che potrebbe essere più o meno momentanea, del tipo il papà ha lasciato la bambina dalla nonna mentre andava a fare la spesa, quindi vediamo che poi si congiungerà alla bambina ancora quando appunto tornerà dalla spesa, quindi in questo caso sono una separazione momentanea, però potrebbe essere anche una separazione definitiva, del tipo Giovanni ha lasciato la moglie, quindi vedete in questo caso si parla, è il sinonimo di break up, quindi di separarsi dalla moglie in maniera definitiva, quindi un divorzio possibilmente o altro, ok? Quindi ha un significato diverso in questo caso. E poi abbiamo lasciare, utilizzandolo per una cosa. Quando si lascia una cosa da qualche parte, appunto, si intende che o ci siamo dimenticati questa cosa da qualche parte, oppure in maniera accidentale o appunto volutamente.
Per esempio, ho lasciato le chiavi in ufficio perché tanto stasera dormo da un'amica, ok? In questo caso non ci servivano le chiavi, le abbiamo lasciate volontariamente in ufficio, ok? Secondo esempio, ho lasciato le chiavi di casa in ufficio e adesso non riesco a entrare in casa. In questo caso, vedete, ce le siamo dimenticate. Quindi lasciare ha proprio il significato di abbandonare qualcosa da qualche parte volontariamente, volutamente, oppure per errore, per sbaglio, ok? E poi abbiamo anche l'espressione figurata lasciare il lavoro. Lasciare il lavoro, quando diciamo lasciare il lavoro, si intende che ci siamo dimessi, che cambiamo lavoro, ok? Quindi lasciamo il lavoro attuale per un altro lavoro. E poi abbiamo anche l'espressione quando utilizziamo lasciare, per esempio lasciami in pace o lasciatemi cantare, avete sentito quella canzone? Ecco, lasciatemi cantare, permettetemi di cantare, ok? Quindi ha quel significato di permettere a qualcuno di fare qualcosa, va bene? Quindi è tutto un altro, in questo caso è tutto un altro significato, però appunto giusto pensato di menzionarlo. E poi abbiamo il verbo partire. Il verbo partire si utilizza quando intraprendiamo un viaggio, quando andiamo da qualche parte, potrebbe essere per lavoro, potrebbe essere in vacanza, però in genere appunto si va da qualche parte, seguito dalla preposizione per. Si intende quando si inizia il movimento, il viaggio verso una destinazione, come per esempio parto per l'Australia domani, quindi domani inizieremo il nostro viaggio, oppure seguito dalla preposizione da quando si va via da un luogo, come per esempio parto da casa domani mattina. In questo caso, quando diciamo parto da casa domani mattina, è diverso dal dire esco di casa domani mattina, perché nell'esco di casa ritorneremo alla sera praticamente, ma nel parto da casa partiamo da casa per iniziare un viaggio, quindi è diversa, magari abbiamo le nostre valigie con noi, ok? Quindi è proprio diversa l'accezione. E partire è il contrario del verbo arrivare, ok? Possiamo anche utilizzare il verbo partire con l'accezione del partire, per esempio, partire è un'espressione utile, partire per affari quando si parte per un viaggio di lavoro, si va a questo appunto viaggio di lavoro, si dice partire per affari, partire per lavoro. E poi il verbo partire viene utilizzato anche con i mezzi di trasporto, quindi a che ora parte l'aereo? Parte alle 16. E poi abbiamo il verbo andarsene, che è un verbo pronominale e sinonimo del verbo andarsene potrebbe essere anche andare via o andar via, la forma apocopata. Sono entrambi molto utilizzati, però quando si dice andarsene è lievemente più enfatico del dire andar via, ok? Ed è il contrario del verbo restare, del verbo rimanere. Quando quindi lo utilizziamo per esprimere un allontanamento, ci si allontana da questo luogo e non sappiamo quando ritorneremo, se ritorneremo, e si pone proprio l'accento sul fatto che ce ne andiamo, che andiamo via, ok? Quindi quando diciamo per esempio esco di casa la mattina, quell'esempio che vi dicevo anche per partire, si intende in genere che ritorniamo alla sera, ma se diciamo invece me ne vado di casa, possibilmente non torneremo. Quindi dicevamo che questo verbo è enfatico, sì, nella maggior parte delle volte lo è, come per esempio nell'espressione vattene via, quindi non ti voglio più vedere, quindi vogliamo la separazione, l'allontanamento di questa persona da noi, magari anche per sempre, però a volte non è enfatico. Quando per esempio siamo a una festa ed è tardi e diciamo è tardi adesso, dobbiamo andare via, dobbiamo andarcene, ok? Quindi questo è molto più neutrale, ecco, come molto più neutra come espressione. E poi il verbo andarsene è anche una forma eufemistica per dire morire. Quindi per esempio mio nonno se n'è andato qualche anno fa, quindi in questo caso è appunto un eufemismo per morire, per il verbo morire. E niente, quindi questo è tutto per l'episodio di oggi, spero che vi sia piaciuto e spero che sia chiara adesso la differenza tra questi 4 verbi per tradurre to live in inglese, e fatemi sapere nei commenti se com'è andata, com'è appunto stata la vostra comprensione, se è tutto chiaro, e se il video vi è piaciuto mettete un like e considerate iscrivervi al canale così che non perdete nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!